Buongiorno amici, cominciano a scarseggiare i sassi, mi tocca mettere roba un po' più grande perché non so se riusciremo a fare tutti i riempimenti, ma penso che mi servirà di andare a prendere roba che c'è qua sopra, che mi è avanzata del muro dell'anno scorso, perché siamo veramente scarsi e scarni. Perché ho bisogno di mettere anche roba piccola, perché il lavoro lo fa specialmente la roba piccola. La roba grossa certo serve, ma se ci fossero tutti i sassolini così sarebbe perfetto. Il problema è che è quasi impossibile, sotto c'è solo sta roba, quindi il muro va abbastanza bene, però sarebbe sempre meglio mettere questi sassini piccoli. Non sbarulla. Buongiorno e buona domenica. Oggi 4 agosto 2024 e siamo qui al muro, sono le 7, 7 e un quarto. Ancora fa fresco qua perché c'è il bosco che mi protegge dai raggi del sole. Sarà una giornata molto calda stamattina, però farò solo la mattina. Oggi pomeriggio mi devo riposare un pochino perché sennò domani non riparto. Vi aggiorno un pochino, sono stato a prendere la carriola a casa perché ho cominciato a buttare i riempimenti da sopra perché ho finito i sassi, erano tantissimi, ma come avete visto abbiamo riempito tutta questo ben di Dio di muro. Adesso la struttura comincia a essere abbastanza alta e il problema è che cominciano a scarseggiare anche i sassi, quindi come vedete ci sono tante problematiche riguardo all'altezza dei sassi, perché chiaramente fare pari è diventato difficile perché cominciano ad avere forme strane. Come vedete questo è un sasso che non è nemmeno particolarmente dritto, uno prova a farlo, a zepparlo, quindi alzarlo un pochino, però costruirci sopra diventa difficile. Qui probabilmente bisognerà fare un altro pianetto /2, quindi cercheremo di alzarci il più possibile, chiaramente, però sempre considerando quello che si ha a disposizione, perché ora i sassi piccolini per fare il riempimento si trovano, quelli grossi ce n'è un pochino lì, poi però dopo un pochino finiscono quelli, non so nemmeno dove andare a prendere, anche perché non mi conviene andare a prenderli qua nel canale di Scolo, cioè quella roba è per il canale di Scolo. Poi io al vicino gliel'ho già detto, se fosse possibile non farlo, magari ci si può mettere d'accordo e posso anche aiutare. Ripulirlo sarebbe una cosa buona e giusta, perché se veramente viene riattivato questo, praticamente quando piove tutte le acque confluiscono nel canale e va direttamente giù al fiume, quindi si fa anche un'opera di bene per questo campo, che secondo me questo campo è stato negli anni pelato da fare schifo dall'acqua, perché qui penso che ci arrivi veramente tutto dai campi di sopra. Alla fine tocca prendere i sassi da qui perché finiti, completamente finiti, e quindi facciamo questi rifornimenti di sassi per riempire e torniamo in giù. Può succedere, anzi succede quasi sempre, specialmente quando si va magari in un posto dove c'è tanto tempo e non è stato fatto il muro, magari qualcuno ha spostato qualcosa, magari ho fatto uno scavo troppo grosso io, quindi ho buttato via tante pietre, però non ho che ho buttato, perché comunque sia, vi ho già detto che il riempimento è fondamentale, quindi si parte, si va piano piano. Siamo a buon punto, comunque dopo vi aggiorno, vi faccio vedere, la situazione è abbastanza buona. I sassi cominciano ad essere bruttini, però penso di poter arrivare con quello che ho alla fine del risultato. Oggi siamo acrobatici,
È che qui trova sassi è un casino, ce n'è sempre meno. Eccoci qua amici, buonasera, sono le 7:30 di sera, infatti si comincia a star bene. Io sono fuso però perché mal di piedi, male alla schiena, sto muro mi ha messo alla dura prova, però attenzione, siamo arrivati quasi alla fine. Come vedete faccio vedere qua dentro, manca tutto da riempire qui, quindi domani mi toccherà fare un sacco di viaggi, però ho anche tanti sassi che non utilizzo per il muro, quindi utilizzerò anche questi un po' più grossi, così diciamo duro meno fatica, fra parentesi. E mi dovrò mettere un po' a pareggiarlo, perché aspetta, faccio vedere qui da lontano, se no non si capisce dal video. È abbastanza pari, c'è qualche angolo dove sicuramente devo intervenire, chiaramente va riempito, infatti si vede che manca proprio il riempimento. Farò qualche piccola modifica, però bene o male il muro è questo. A me sembra che non sia per niente male. L'unica probabilmente sbavatura è qua dove ho fatto la cerniera, mi sono collegato al vecchio muro, mi sono dovuto un po' arrangiare perché praticamente questa pietra qui non veniva, perché è appiccicata a questa, sopra mi sono rimesso in pari, c'è qualcosa e chiaramente magari a qualcuno non andrà bene, però c'è il rischio sempre quando ci si attacca che poi possa crollare un altro pezzo, quindi mi sono arrangiato, ho fatto un bel riempimento dentro. Devo continuare a riempire, che è quella cosa più importante, però mi sembra che comunque sia il lavoro, mi piace, sono abbastanza contento, poi sicuramente qualcuno di voi farà qualche accorgimento. Invece di qua, nella parte di qua, l'attacco al vecchio muro non si vede molto, sono stato abbastanza preciso e niente, domani si riempirà, non so se domani sera riuscirò a finire perché c'è tanta roba da mettere, voglio veramente bombarlo di sassi perché questo muro mi deve durare per sempre, io non ci voglio più rimettere le mani e sono contento. Sarà sicuramente un tanto anche vicino, che comunque si ritrova un muro nel suo campo praticamente nuovo. E ragazzi, io vi dico che se uno volesse nel mio terreno al confine con quello di sopra ce ne sarebbe da fare. Io dico, secondo me almeno 50 metri di muro, tutto a pezzi, chiaramente, un pezzo crollato, un pezzo no, un pezzo crollato, un pezzo no, poi sono nati gli alberi, un casino. Però secondo me piano piano si possono fare, anzi mi piacerebbe che magari l'anno prossimo, perché non so se ne farò altri quest'anno perché sono stanco, è agosto, tra un po' devo cominciare a sbloccare gli olivi, però vabbè, quello non mai dire mai, magari mi viene voglia e prima dell'oliva ne faccio un altro. Mi piacerebbe veramente tanto che l'anno prossimo magari venisse qualcuno, mi piacerebbe veramente prendere un ragazzino che va tipo alle medie o in prima liceo, tipo 14-15 anni, e viene anche solo la mattina e sta a lavorare con me, però adesso è un ragazzino predisposto e poi si impara. Poi mi piacerebbe, cioè la mia più grande soddisfazione è quella poi di vedere una persona da sola che rifà quello che faccio io. Quello è una soddisfazione. Gabriele è, diciamo, il mio socio di Country Friends e lui viene da quando siamo piccini qua, alcune cose ora le fa da solo e per me è una soddisfazione perché non è nato in campagna, è nato in città, però a stare, a vedere, a fare si impara, come ho fatto io, perché poi non è che sono nato imparato. Questa roba qui non mi riusciva minimamente, ho sbagliato, mi sono incazzato, alla fine ci sono riuscito. Comunque, ci si vede domani ragazzi, adesso vado nelle vie di casa, ho 5 minuti di sentiero e mi preparo la cena e poi vado a letto perché sono cotto, completamente cotto, e anche perché ieri domenica pomeriggio, ieri a una certa ora mi sono staccato, sono andato a fare una cena con dei miei amici e purtroppo non sono abituato a farle, quindi fare tardi, poi svegliarmi presto è un casino. E nulla ragazzi, dai, ci vediamo domani.
Allora amici, come vedete i sassi da qui sono spariti, stiamo facendo 1 e 2 depositi per le pietre perché questi sono buoni, ci potrebbero servire in futuro. Prima si chiamavano sassaie, sassaiole, insomma, dove si lasciano le pietre buone perché magari se ci serve a fare un muro a questa parte si può prendere qui le pietre. Come vedete qui stiamo ripulendo e piano piano si metteranno le pietre, quelle buone, non c'è da parte. Io sto riempiendo tutto, siamo quasi arrivati a fine, poi vi faccio vedere il risultato. La parte sporca, quindi bottiglie di plastica, roba, la sto prendendo, la porto a casa e la butto via. E qua sto facendo un altro deposito. Comunque qui c'è veramente tantissima roba, quindi verrà un bello spazio. Magari se qualcuno vuole rimettere a posto appunto lo scolo che c'è qua sotto, il canale di scolo, le pietre per rimettere a posto ci sono, quindi se si mettono in ordine uno riesce anche un po' a giocarsela, ecco. E nulla, comunque comincia a essere abbastanza bello, sono contento. E dopo vi faccio vedere il riempimento e poi vi faccio vedere un po' il tutto.